Ding dong, ding, them bells are playing loud Delle and palline clear. grandi. Dong, ding dong, they're saying it's that Magari uno time adotta un of sistema year di risparmio. for dreams of snow and storm. Quante cose abbiamo presi, tutti belli belli. Chi sta qua? Cucù. Cucù. Che fai? No, ma che c'è una bambina qua poi fa capricci. Fuori fa un po' freddino. For kids from 1 to 96 with eyes and hearts aglow. Ding dong, bells they chime, for now it's Christmas time. Yuletide carol choirs, angels in the snow. Chestnuts, open fires, rides from long ago. Bellissimo. Quante cose abbiamo presi, tutti belli belli. Abbiamo fatto shopping. Cosa hai preso te? Fai vedere? Guarda, ovviamente per il mio gatto. Per il gattino? E così la per il mio gatto. Adesso vi faccio vedere a veloce quello che ho preso per Natale. Quest'anno ho intenzione di fare l'albero e anche la decorazione in casa con bordeaux, rosso e verde. Ho preso varie palline. Allora mi piacciono questi perché se guardate bene ha un riflesso, un bordeaux così scuro, mi piace molto. Poi ho preso anche delle palline così grandi, giganti, anche questi con vari riflessi. Poi ho preso 3 dimensioni, quelli grandi, medi e questi qua leggermente più piccoli. Anche questi ragazzi mi piace perché hanno diverse sfumature. Mi immagino che quando starà sull'albero, avendo le forme diverse, cambierà anche il riflesso, ok? Non so se mi sono spiegata. Poi ho preso anche dei rametti, ce li ho anche nell'altra stanza. Ho preso questi rametti bellissimi, anche questi rossi e bordeaux, sono proprio grandi, che mi aiuterà per la decorazione. I rametti sia rossi che verdi, anche di questi qua bellissimi, sono cose particolari. Adesso provo a inquadrarvelo al miele, vedete come ha proprio un fiore molto fine. Questo verde, vedete come stanno bene questo bordeaux con questo verde così. Poi ho preso anche questi bacchi così, sia rossi che bordeaux. Ecco, ha proprio un bellissimo riflesso, mi piace molto. Allora su Amazon, ragazzi, ho preso una scatola piena con delle rose. Questi sono bordeaux. Li ho trovati su Amazon e li ho trovati anche in offerta perché in negozi costano troppo e a me scoccia molto di investire su delle rose artificiali. Sono belli e sembrano proprio delle rose vere, no? Sono fatti bene, hanno anche un colore bello intenso. Allora ho preso anche questo cervo. Voi guardate questo cervo, no, adesso
diventa un po' tutto più complicato di mostrare i prodotti. Vabbè, questo cervo bellissimo, sarà ceramica? Boh, non so, penso che ceramica, anche perché è abbastanza pesante. Lo metterò su comò, magari insieme a un bouquet. Guardate, io già l'ho messo così vicino a questo che ho, questo bouquet che ho fatto, e già vedo che qua uscirà qualcosa di bello. Ho anche queste, una più grande e un'altra più piccola. Li volevo anche questi bordeaux, ma non c'erano. Adesso devo capire se magari o metterò qualcosa sopra di bordeaux, o se no lo potrei anche dipingere, però penso che lo lascerò così. Allora sicuramente non staranno con questo filo così, perché non so, mi sembra molto brutto così, però insomma dopo inventiamo qualcosa di bello. Un piatto, un albero, mi è piaciuto molto queste sfumature, ma questo per gli antipasti, che è un centro tavolo e non occuperebbe tanto spazio, magari per mettere un po' di antipasti, così stiamo per le feste, no? Con un bel tavolo fatto. Poi ho preso anche questo piatto, guardate voi che sfumature, che belli, con questo disegno così. Mi piace molto. Adesso dovrò tutto lavare, tutto preparare per il tavolo di Natale. Qua non vedo l'ora già di addobbare l'albero, di vedere quello che esce. Userò comunque le luci dell'anno scorso perché sono bellissime. Magari dopo vediamo una tenda, quasi quasi prenderei per mettere in stanza da letto, perché non mi va di fare tanti addobbi, ma comunque dare un po' di atmosfera natalizia anche nella stanza. Che buono. No, con la mia. Abbiamo una torta. Cosa? Con le arance. Vai, dimmi cosa è sotto. Giulia. Ho preparato tutto, adesso facciamo una torta super veloce, sarà morbida e leggermente umida. Mi piace molto questa torta, soprattutto adesso in inverno, poi possiamo anche con il cioccolato caldo, una tazza di tè e un pezzo di questa torta buonissima, e soprattutto, ripeto, facile da fare. Allora abbiamo bisogno o di 2 arance piccoli o una grande. Qui faccio questo, un arancio lo pulisco, invece l'altro, ragazzi, prenderò intanto la scorza della buccia, che così sarà più saporita. Questi arance sono buonissimi, arriva un furgone qua con le arance della Sicilia. Allora sentite rumori perché c'è la festa del paese oggi, per cui ci sono le bancarelle lì proprio qua davanti casa. Allora un arancio l'ho messo all'interno, questo qua intanto prendo la scorza soltanto la parte. Allora facciamo così. Questa torta la potete fare anche all'ultimo minuto, perché ripeto che è facile da fare. E poi adesso prendo la buccia
così a pezzi. Prendiamo i limoni e questi non sono trattati. Limone fresco. Allora qua all'interno mettiamo 3 uova. Ok, zucchero. Olio di girasole, un pizzico di sale. Qua già ho messo 200 grammi di farina, metto anche il lievito all'interno. Allora, per un gusto più intenso io aggiungo comunque un po' di essenza di arancio. Andiamo un attimo in fiera. Adesso? Non mi devo vestire? Adesso prepariamo una crema per metterla sopra. Prendiamo un po' di formaggio spalmabile. Un po' di zucchero a velo. Qua è buonissima. Mettiamo la scorza di un lemon per decorare. E anche un po' di arancio. Poi volendo possiamo mettere anche un po' di ciuffetti di rosmarino. Il colore a tutto ciò. Voi soltanto la consistenza di questa torta. E ragazzi, finisce subito. Buonissima. C'è la crosticina sopra, leggermente croccante. All'interno è giusta umidità. Buonissima. Diciamo che per la cena ancora presto. Vuoi un tè?
Dobbiamo farci venire nuove idee, sono tutte state escluse. C'è la Liguria, il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Lombardia, poi restano Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Sardegna. Ragazzi, non Andrà, come spero, Guarda che i i fratelli fratelli Gagliotti si troveranno in un mare fuori. Carpaccio Tesoro, avevamo detto che... Allora ho appena preso la macchina, l'ho lasciata per qualche giorno che me lo sistemano, tipo cambiare i filtri, olio. Lo devo vendere questa macchina. Guardate, io non avrei mai immaginato che vendere la macchina mi potrebbe causare così tanto dolore, perché ragazzi io in questa macchina ho cresciuto i miei figli, ce l'ho da tanti anni. Ogni difetto che ha questa macchina è collegata a qualcosa. Ad esempio sulla pelle, dall'altra parte dove c'è la porta, è tutta piena con dei buchi, perché i bambini quando crescevano avevano i denti che li prudevano, prendeva i dentini e andavano lì a morsicare. Per me anche questo difetto ha un significato, no? Ha un valore, ha un ricordo. Sempre Alberto con la Giulia hanno preso un sasso di sassi e tutta questa parte qua me l'ha strisciato tutta la macchina. Quando noi ci siamo avvicinati mio marito non poteva neanche parlare. Io vedendo la situazione ormai era fatta, no? Volevo un po' camuffare un po' tutto e guardavo che disegni là e dicevo a mio marito, però se ci pensi bene sono molto creativi questi bambini. Sapeva più se doveva essere concentrato sulla cavolata che ho detto o sul danno della macchina, no? Anche se è un difetto, fa parte della vita, fa parte di un percorso di crescita, di tutto. Le vecchiotte ci sono dei segni, insomma va cambiata. Sicuramente non lo venderò con chissà quanti soldi. Se dovevo venderla per bene, allora avrei dovuto già venderla qualche anno fa, allora sì che lì potevo recuperare qualcosa. Solo che ragazzi io ho una mentalità, un mio pensiero, io non andrò mai a comprarmi una macchina, a pagarla a rate. Io se ho soldi per una cosa la compro, se non ce l'ho aspetto e mi accontento di quello che ho. Non voglio fare io queste cose perché non vivrei bene, ma questa è una mia questione personale, voi non prendetela sul personale, ok? Questo è il mio modo di pensare e di vedere la vita e le cose, per cui per questo l'ho tenuta perché non era il caso, perché abbiamo comunque un'attività, non ti puoi permettere di pagare la macchina e se succedono dei imprevisti non devi avere sempre qualcosa da parte. Allora questa macchina è una Volvo XC60, io già ho comprato un'altra macchina, sempre una Volvo XC60, solo che è la serie nuova. E allora io non voglio che si fraintendi questo video dove guarda questa qua si fa vedere che si cambia la macchina, perché non fa parte né del mio carattere e non mi interessa assolutamente. Lo dico soltanto per condividere questa gioia con delle vere amiche. Forse può essere anche come una motivazione per le persone, quelle che ci credono, perché io dico sempre ragazzi, se qualcuno oggi non si permette, questo non vuol dire che non se lo permetterà anche domani. Vi farò vedere quello che a me è piaciuto tantissimo dell'altra macchina. Intanto questa adesso l'ho tenuta per un altro po' ragazzi, perché volevo separarmi un po' alla volta. C'è Chiara che mi ha lasciato un messaggio, ve la lascerò qua da qualche parte. Questi commenti così simili mi arrivano tanti. Vorrei dire la mia su questi commenti, perché me ne rendo conto che le persone basta di pensare che non siete in grado di gestire e di avere qualcosa in più. E le persone quando vedono che qualcuno riesce, che qualcuno compra, che qualcuno può, allora di conseguenza si sentono sbagliati, che loro fanno qualcosa che non va. Guardate ragazzi che non siete sbagliati niente, non sbagliati niente assolutamente. È impossibile che con uno stipendio di oggi è proprio impossibile di riuscire a fare anche magari comprare o andare nei posti
con un budget molto importante. Se una famiglia ha un stipendio di base, quello che hanno la maggioranza, con la vita che carissima, no? Tutto costa tanto, ma è normale che voi non riuscite a mettervi qualcosa da parte, è normale che non riuscite a ecco, a comprare quell'oggetto o di ristrutturare casa. Cioè non è che voi non siete in grado, non è che voi non siete bravi, è che se il stipendio è quello, già siete bravi, no? Ad esempio di riuscire comunque a andare avanti, ma io ne sono certa che non c'è nessuna formula magica che vi può dire ok, se questo mese tu non compri questo ma compri questo, allora riesci a diventare ricca. Assolutamente no. Sì, magari se si come posso dire, magari uno adotta un sistema di risparmio, ma questo è sempre per andare a fine mese più tranquilli, ma non per diventare ricchi. Ecco, non so se mi sono spiegata. Ragazzi, oggi chi si permette quel qualcosa in più è solo quelli che sono autonomi, perché questo mese magari prendono di meno, un altro mese guadagnano di più. Invece un operaio che lavora non so, in un ufficio, una segretaria, il stipendio è quello. Dobbiamo sempre apprezzare quello che abbiamo. Se una persona riesce a comprarsi un vestito costoso, una vacanza costosa, noi dobbiamo capire che questa persona magari fa questo ma non fa altro quello che facciamo noi. Ad esempio, una famiglia che ha un'attività non avrà mai il tempo libero con una famiglia che fanno gli operai, ok? Perché quando tu hai un'attività tu lavori e giorno e notte, ma soprattutto la mente ti lavora in continuo come fare per dare da mangiare alle altre famiglie, sabato e la domenica, preventivi, questo lato, tu non ti fermi mai. Guardate, non c'è una formula magica come dicevo, no? Però può funzionare ad esempio a un ragazzo o una ragazza giovane. Allora sì, lì funziona, ad esempio non mi compro questo, metto da parte, ok? E per cui riesco a comprarmi la macchina. Ad esempio mio figlio più grande, lui studia di giorno a casa la musica e di sera lavora, lui con i suoi soldi, lui si è pagato la patente, si è comprato la macchina, io non gli ho dato niente, ho voluto proprio che lui provasse questa soddisfazione, perché questa è una soddisfazione che ti fa crescere nella vita. E con quel caso sì, un ragazzo o una ragazza che sta ancora dai genitori, allora sì, lui può risparmiare, non comprare questo, rinunciare a questo, ma perché? Perché ci sono i genitori che pagano le bollette, comprano da mangiare, ma una famiglia come fa a mettere da parte un stipendio che già è poco, no? Già le entrate sono poche, con la vita che costa, poi i figli, paga non so, vari sport, finché non siamo, quella persona non mi ha tolto niente a me, quando vedo che qualcuno riesce, anzi io ammiro, io guardo, io imparo, voglio fare del meglio, ma avere tipo la rabbia che tu sei riuscito e io no, non lo so ragazzi, questo non mi descrive, non saprei cosa si prova, però immagino che si vive male. Allora sono adesso nella macchina nuova ragazzi, intanto scusatemi se sono così emozionata, voglio dire quello che io ho apprezzato tantissimo di questa macchina. Allora sicuramente chi ha già una macchina da 2021-2022 in qua che sono fatti ultimi aggiornamenti soprattutto della Volvo, allora già questa emozione l'avrà già vissuta. Io no, e per cui sono molto emozionata. Adesso vi dico cosa mi è piaciuto tantissimo. Proprio questo modello è con l'ultimo aggiornamento fatto, per cui abbiamo di tutto all'interno. Allora c'è anche un display qua grande davanti con 100 voci, ma penso che se ne userò 5 o 6, allora è anche tanto. Vi dico cosa mi è piaciuto. Intanto l'emozione di guida è qualcosa di spettacolare. Ragazzi, con questa macchina io potrei fare migliaia di chilometri. Una guida talmente bella, rilassante, sicura, rumori all'interno si mantengono, tu non senti niente fuori. Mi è piaciuto anche che si mantiene il calore, ad esempio freddo o caldo, per tanto tempo. La tecnologia, abbiamo la tecnologia avanzata. Cosa mi piace? Ok, che abbiamo il display con la telecamera, riusciamo a vedere soprattutto quando parcheggiamo.
Un'altra cosa mi è piaciuto, i sensori dallo specchio si accendono e fa un LED che lui non si nota, però quando si accende lo vedi. Ad esempio, se qualcuno ti sorpassa o un bambino che ti passa vicino alla macchina, loro si accendono nel modo ti avvertono che qualcuno si avvicina alla macchina. Un'altra cosa mi è piaciuto, a parte che il cambio automatico questa, ragazzi, per cui è un amore di guida. Ecco, penso che chi guida cambio automatico non passerebbe mai al cambio manuale. È una differenza enorme. Apri il sportellino e prendi la chiave, lo metti sopra e lei si carica la chiave, no? Per cui non devi cambiare la batteria. Mi è piaciuto anche, a proposito, la cosa fantastica, allora questa macchina è una ibrida, però non è che va a corrente, con il corrente, adesso mi spiego meglio. Ibrida, lei comunque va con il diesel. Ibrida vuol dire che all'interno, io vi spiego in parole molto semplici che riusciamo, no, a capirci. C'è un motorino che praticamente quando c'è una zanzara dentro, c'è un motorino all'interno che quando tu guidi la macchina, cioè quando acceleri, e così riattiva quel motorino là elettrico e tipo ti dà una spinta di 7 o 10, non mi ricordo, cavalli in più, ok? Ecco, questa fa. Poi mi piace anche che riusciamo a programmare, ma questa è proprio una fantastica idea che l'ha inventata, riesco a programmarla tipo la giornata che mi interessa o anche tutti i giorni. Vi spiego, ad esempio alle 8 porto i bambini a scuola, ok? Allora io lo programmo alle 7:50, ok? E scaldami la macchina, cioè praticamente questo motorino fa e ti scalda la macchina per l'orario che ti serve. Ad esempio lo attivi 5-10 minuti prima, così quando tu entri in macchina, soprattutto d'inverno, la trovi bella calda senza metterla in moto, perché c'ha questo motorino all'interno e lui fa tutto. Per cui questa è un'idea fantastica. Questo può fare aria calda o aria fredda, ad esempio di estate, quando voi dovete, non so, prendere la macchina che magari sta in un parcheggio davanti al sole, dovete rientrare, ecco, per non quel caldo che si accumula, ecco, voi lo programmate e raffredda la macchina. Poi anche questo specchio, a parte che ha un designer bellissimo, è bellissimo perché quando tu guidi vuoi vedere dallo specchio, no, le macchine dietro, lui è fatto così che non ti accecca, cioè non ha tanta luminosità, ma ecco cambia, no? Ad esempio se tanto sole, lui per non stancarti la vista, ecco, si scurisce, tipo lo vedi più scuro, bellissimo, anche questo mi è piaciuto tantissimo. Poi un'altra cosa, c'è comunque la possibilità varie guide, li puoi personalizzare. Ho provato anche a fare la guida che lei guida da sola, l'ho provata anche in autostrada, cioè tipo fai un'autoguida, cioè lei guida da sola, per cui i sensori percepiscono le macchine, se qualcuno frena di botto lei frena da sola, senza che tu tocchi il freno. Però vabbè, questa non penso di usare questo metodo di guida, anzi mi piace guidare manubrio, ragazzi, come una piuma, cioè tu non lo senti neanche quando giri, è qualcosa di spettacolare. Poi vabbè, i sedili Volvo, anche l'altra macchina molto comodi, cioè con loro vai alla grande, cioè proprio ti senti questo qua anche ti alza e lo riesci a personalizzare come vuoi te. Ecco, io ritengo che questa macchina è una gran signora macchina, elegante, semplice e tranquilla, ecco, se posso chiamare un lusso tranquillo. A parte che quando ho fatto i primi chilometri dico wow, caspita, ma che cos'è? Cioè proprio la guida, i sensori intorno. A parte che adesso fanno la pubblicità di questa macchina proprio con questo colore che ho io, lo fanno adesso in TV, la XC60, ecco, e la macchina è proprio identica anche come colori, per cui lo potete vedere lì. Ora, non sono tanto felice perché ho cambiato la macchina di ultima tecnologia, vabbè, ma sono felice perché ho trovato la mia macchina, ok? Non so se mi spiego. Ad esempio è stato amore a prima vista, ecco, appena ho messo le mani sul manubrio ho detto ma tu sarai mia, ecco,
c'è quella sensazione dove è come amore a prima vista, capisci che fa per te. La stessa sensazione l'ho avuto anche con l'altra macchina quando l'ho vista la prima volta, per cui ecco, spero tanto che anche questa stia con me più a lungo possibile. E oggi eccola qua e sono veramente molto grata al destino, a tutto, ecco.